Ciao a tutti e benvenuti in un altro episodio di Happy Bottles, il blog ufficiale di Grandi Bottiglie. Io sono Emanuele Spagnuolo e sono il vostro wine pusher. Oggi sono particolarmente felice perché degusto uno dei più grandi Merlot che vengono prodotti nella nostra nazione. Parlo del Montiano, dell'azienda vinicola Falesco, ubicata fra Lazio e l'Umbria, azienda il cui proprietario insomma è il famosissimo enologo Riccardo Cotarella. La storia di questo vino, di questo Montiano, è davvero la storia di un successo planetario relativamente da un punto di vista enologico. Prima annata di produzione nel 1993, quando Riccardo Cotarella porta in Italia sostanzialmente dalla Francia, dalla zona di Bordeaux, quindi quella zona di Bordeaux particolarmente evocata per il Merlot, e quindi parliamo della zona di Pomerol, nella zona di Saint-Émilion. Dicevo, nel 1993 mette in produzione la prima annata di questo vino, portando dei cloni direttamente dallo Château Cheval Blanc. Quindi veramente lui, facendo questo vino, intendeva fare un vino di stampo internazionale, un vino che si avvicinasse il più possibile a quelli che erano i grandi chateau francesi. In questo momento Riccardo Cotarella è davvero considerato uno dei più grandi enologi non solo in Italia ma al mondo, ed è ricercato anche in Francia dai nostri cugini d'Oltralpe per produrre i vini. Il Montiano 100% Merlot, come vi dicevo, davvero un successo planetario, perché nel 1993, prima annata di produzione, il numero di bottiglie prodotte fu di 1000, e nel 2003, 2004 e così avanti si arrivò addirittura a una produzione di circa 90.000 bottiglie. Quindi parliamo di un vino che davvero ha scalato le vette delle classifiche internazionali, anche grazie ai punteggi dei grandi critici americani. Procederei subito alla degustazione. Oggi degustiamo il 2008, il 2007, il 2004 e il 2001 in verticale, come vi dicevo. La sequenza è quella dal più giovane al più vecchio, questo per cercare di capire anche quella che è poi l'evoluzione di un vino. La verticale è sempre molto interessante proprio per capire il vino come si evolve nel corso degli anni, ma poi anche per capire la differenza fra vendemmia e vendemmia, la qualità legata assolutamente all'annata. 2008. (2008) 14 gradi, Montiano Falesco 2008. Eccolo qua. Abbiamo di fronte un colore rosso rubino pieno, un vino dalla bella consistenza, dalla bella alcolicità sicuramente. Un naso che sprigiona frutta matura, frutta rossa, amarena e ciliegia, ma che forse rileva ancora un po' di chiusura. Il vino al naso non è ancora completamente espresso per quello che normalmente può dare il ventaglio di aromi del Merlot, che è uno dei vini che da un punto di vista olfattivo è più completo, soprattutto poi quando parliamo di un Merlot in purezza al 100%. C'è una nota balsamica anche nel naso, menta, in bocca la sensazione tannica è subito molto molto invasiva, la sensazione di restrizione sulla lingua è molto presente. Il vino ha una buona acidità, anche una buona rotondità. In bocca la frutta la fa da padrona, frutta rossa, e non c'è un bel finale anche il vino, ha un bel finale di acidità, un bel finale di freschezza, quindi sicuramente si tratta di un'annata che potrà fare molta strada in cantina, potrà stare molti anni
per evolvere ancora al meglio. Il vino sicuramente non è completamente espresso, la parte di frutta rossa predomina su tutto il resto, c'è una leggera sensazione balsamica più al naso che in bocca, legata soprattutto alla menta. Comunque un bel bicchiere. Diciamo che questa bottiglia che abbiamo degustato è un po' un infanticidio, insomma questo vino può esprimersi sicuramente molto di più nel corso dei prossimi anni. Ora 2007, sempre 14 gradi. Come colore abbiamo pressoché un'identità rispetto all'annata 2008, abbiamo sempre un rosso rubino, forse tende sull'unghia un po' a un colore che verte un po' verso l'amarena. Sempre una bella consistenza comunque. Il naso qua già è leggermente più evoluto, la parte di frutta matura si unisce meglio alla parte balsamica, non è più predominante ma si fonde sicuramente con maggiore intensità. Anche in quest'annata, anche in questa vendemmia, l'apporto tannico è ancora notevole, il vino è giovane, frutta matura, ancora ciliegia, ancora amarena, sensazioni di rosa in bocca, però c'è anche una parte già un pochino più evoluta, una parte legata alla menta, una parte legata anche a sensazioni minerali. Un finale leggermente più interessante del precedente e un pochino più lungo il vino. Un vino pieno, molto caldo e comunque armonico. Interessante anche questo bicchiere. 2004. Qua nel colore abbiamo una leggera evoluzione che si nota soprattutto sull'unghia, che si nota sui bordi del bicchiere. Qui abbiamo un accenno di granato ai bordi. Nel centro del bicchiere il vino è sempre rubino, ma tende maggiormente verso un colore che mostra già un'evoluzione del vino. Al naso abbiamo un vino decisamente più fine, non c'è più un'esplosione di frutta matura come nelle altre due vendemmie, c'è un accenno assolutamente sempre di frutta, più o meno con le stesse caratteristiche, sempre legata all'amarena, alla ciliegia, sempre legata comunque a frutti rossi, ma il tutto è molto più sottotono, è quasi come se il vino fosse già molto più armonico al naso, elegante, molto elegante, fine, sensazioni di liquirizia al naso sono evidenti. Mi piace molto di più questo naso rispetto agli altri due, è meno potente, meno invasivo, ma molto più elegante. In bocca è molto bello, c'è una bella corrispondenza col naso, liquirizia, ferro, sensazioni minerali molto interessanti, sentori terziari molto evidenti, un'evoluzione bella di questo vino. Forse manca la potenza e la lunghezza, peccato, perché c'è molta eleganza in questo vino, in bocca finisce un pochino troppo presto per poterlo definire davvero grande. Ha comunque una bella morbidezza, è un vino decisamente più vellutato e più levigato rispetto agli altri due. Un gran bel bicchiere, questo mi è piaciuto.
2001, l'ultima annata. Qui il colore è ancora leggermente più evoluto rispetto al 2004, ma con pochissima differenza. Abbiamo anche qui un leggero colore granata sul bordo, ma il vino è ancora bello concentrato come colore. E quello che era il 2004 al naso, il 2001 lo rispecchia perfettamente, andando oltre. Quella sensazione di eleganza, di finezza che c'era nel 2004, che non si trovava nelle altre due annate, c'è anche in questo 2001, ma di più, quindi c'è quella sensazione di bellissima amalgamazione fra tutte le componenti balsamiche, frutta, minerale anche, proprio al naso si sente un po' una sensazione di ferro, legata poi dopo appunto alla menta, ce n'è, e alla frutta rossa e alla rosa. Ecco, con questo vino forse che rispetto agli altri tre viene fuori anche una caratteristica, un profumo di rosa. Molto bello, bello amalgamato, ma con persistenza. In bocca è senza dubbio il migliore. E la sensazione tannica è molto più levigata, già come nel 2004, ma ancora di più, è velluto sulla lingua, ma a differenza del 2004 questo vino in bocca resiste molto di più, finisce molto più tardi, quindi c'è sicuramente una maggiore intensità gusto-olfattiva nel bicchiere, una bella rotondità, un vino da abbinare molto bene con le carni, un gran bel merlot. Io personalmente non sono un amante del merlot in purezza, però devo dire che questo merlot è davvero ottimo, se la gioca sicuramente con tanti altri merlot francesi magari molto più costosi, e lo possiamo mettere sicuramente alla cieca vicino ai grandi merlot italiani anche più costosi di questo. Il Montiano è un vino interessante, è un vino dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, non sono i vini che personalmente io amo e prediligo su tutti, amo un altro tipo di sensazione nel bicchiere che il merlot in purezza sicuramente non può dare, ma comunque sia è un gran bel vino. Chi è amante del merlot lo deve assolutamente assaggiare, quindi amici miei, avvicinatevi al Montiano, avvicinatevi con fiducia. Questa verticale ci dimostra che è un vino che si tiene molto bene nel corso degli anni, una bottiglia che potete comprare e possibilmente mettere in cantina se comprate le ultime annate, perché è un vino che ha necessità di un pochino di stoccaggio per poter esprimersi al meglio. Grazie ancora e al prossimo episodio.